Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Buonasera. Oggi parliamo di un problema che probabilmente avete tutti voi che state imparando l'italiano. Esatto, parliamo di quando pensiamo troppo prima di dire qualcosa in italiano. Sai, Angela, mi ricordo quando studiavo inglese, passavo 5 minuti a costruire una frase nella mia testa. Oh sì, lo capisco perfettamente. E alla fine, quando finalmente parlavi, la conversazione era già cambiata, vero? Proprio così. Ma dimmi una cosa, secondo te perché succede questo? Perché pensiamo così tanto prima di parlare in una lingua straniera? Beh, penso che sia la paura di sbagliare. Vogliamo che tutto sia perfetto. Vogliamo usare la grammatica giusta, il verbo giusto, la pronuncia giusta. E mentre pensiamo a tutto questo, il tempo passa e non diciamo niente. Esattamente, ma sai qual è la cosa divertente? Gli italiani fanno errori tutto il tempo quando parlano italiano. È vero, io stesso a volte dico cose che grammaticalmente non sono perfette, ma la gente mi capisce lo stesso. Quindi, cari ascoltatori, vi faccio una domanda. Voi quanto tempo passate a pensare prima di dire una frase in italiano? Scrivetelo nei commenti. Sì, siamo curiosi. Comunque, Angela, io penso che ci sia un altro motivo per cui pensiamo troppo: Quale? la traduzione mentale. Molte persone pensano nella loro lingua madre e poi traducono tutto in italiano. Ah, questo è un grande problema, perché ogni lingua ha la sua logica, la sua struttura. Non puoi semplicemente tradurre parola per parola. Esatto, per esempio, in inglese dici I am cold, che letteralmente è io sono freddo, ma in italiano diciamo ho freddo, che significa I have cold. Giusto, se pensi in inglese e poi traduci, dici sono freddo e suona molto strano. E mentre stai lì a pensare devo dire o sono, la conversazione continua senza di te. Quindi cosa possiamo fare? Come possiamo smettere di pensare troppo? Prima di tutto, dobbiamo accettare che faremo errori. Gli errori sono normali, sono parte del processo di apprendimento. Sì, e devo dire una cosa importante. Quando fai un errore, le persone di solito capiscono comunque cosa vuoi dire. Non è la fine del mondo. Assolutamente. Anzi, a volte gli errori sono anche simpatici, rendono la conversazione più umana. Hai ragione. E poi, pensate a questo, cari ascoltatori, se aspettate di essere perfetti prima di parlare, aspetterete per sempre. Esatto, la perfezione non esiste. Anche noi italiani non parliamo in modo perfetto. Usiamo slang, facciamo pause, dimentichiamo parole. È vero. Quindi il mio consiglio è: parlate di più, pensate di meno. All'inizio sarà difficile, ma con il tempo diventerà più naturale. E un altro trucco: cercate di pensare direttamente in italiano, non nella vostra lingua. Ma Stefano, come si fa a pensare in italiano quando sei ancora un principiante? Buona domanda. All'inizio inizia con cose semplici. Quando vedi una sedia, pensa sedia. Quando hai fame, pensa ho fame. Non tradurre, pensa direttamente in italiano. Ah, capisco. È come creare una connessione diretta tra l'oggetto o il sentimento e la parola italiana. Esattamente. E poi con il tempo puoi fare lo stesso con le frasi. Invece di pensare I want to eat pizza e poi tradurre, pensi direttamente voglio mangiare la pizza. Questo è molto utile. E sai cosa aiuta anche? Parlare ad alta voce, anche quando sei da solo. Oh sì, questo è un ottimo consiglio. Io facevo questo quando studiavo inglese. Parlavo con me stesso mentre cucinavo, mentre camminavo. Le persone probabilmente pensavano che eri un po' matto. Forse sì. Ma funzionava. Quando parli ad alta voce, il tuo cervello si abitua a produrre suoni in italiano senza pensare troppo. E poi non c'è la pressione di una conversazione vera. Puoi sbagliare quanto vuoi, nessuno ti giudica. Esatto. E un'altra cosa, guardate film o serie TV in italiano. Ascoltate come parlano le persone vere.
Sì, perché nei film vedete come le persone parlano in modo naturale. Non è come nei libri di grammatica dove tutto è perfetto. Giusto? Vedete che le persone si interrompono, ripetono parole, a volte non finiscono le frasi. E va bene così. È così che funziona una conversazione vera. Sai, Angela, c'è un'altra cosa che blocca le persone. La paura del giudizio degli altri. Oh sì, questo è un grande ostacolo. Molte persone hanno paura che gli italiani li giudichino per il loro accento o per i loro errori. Ma nella mia esperienza, la maggior parte degli italiani è molto paziente e felice quando qualcuno prova a parlare la nostra lingua. Assolutamente. Anzi, spesso gli italiani ti aiutano, ti correggono gentilmente, ti incoraggiano. Esatto. E sai perché? Perché apprezzano lo sforzo, vedono che stai provando a imparare la loro lingua e questo li rende contenti. Quindi, Quindi, cari ascoltatori, non abbiate paura di parlare con gli italiani. Anche se fate errori, anche se il vostro accento non è perfetto, parlate. sì, voglio dirvi una cosa. Il vostro accento è parte del vostro fascino. Non dovete suonare esattamente come un italiano. È vero, l'importante è farsi capire e comunicare. Il resto viene con il tempo. E poi pensate ai bambini. I bambini italiani fanno un sacco di errori quando imparano a parlare, ma non si fermano, continuano a provare. Esatto, i bambini non hanno paura di sbagliare. Dicono io ho fame invece di io ho fame e va bene, nessuno li giudica. Dobbiamo essere come i bambini, curiosi, coraggiosi, senza paura di sbagliare. Mi piace questo paragone. E sai un'altra cosa che aiuta? Imparare frasi complete, non solo parole singole. Ah sì, questo è molto importante. Quando impari una frase completa, il tuo cervello la ricorda come un blocco unico. Esatto. Per esempio, invece di imparare le parole vorrei, un, caffè separatamente, impara la frase completa vorrei un caffè. E quando sei al bar non devi pensare a come costruire la frase, esce automaticamente. Sì, è come una melodia. Una volta che la impari, la puoi cantare senza pensare. Molto bene. E un altro consiglio, iniziate con frasi utili nella vita quotidiana, frasi che userete spesso. Come quanto costa, dov'è il bagno, non capisco, può ripetere per favore. Esatto. Queste frasi le userete tantissimo, quindi è importante saperle dire senza pensare. E quando le sapete bene, aggiungete altre frasi più complesse. Passo dopo passo. Costruite il vostro repertorio di frasi automatiche. Mi piace. È come costruire una casa. Prima le fondamenta, poi i muri, poi il tetto. Perfetto esempio. E ricordate, cari ascoltatori, ogni persona impara a un ritmo diverso. Non confrontatevi con gli altri. Sì, qualcuno impara velocemente, qualcuno più lentamente. Non importa. L'importante è continuare. Esatto, il vostro unico confronto deve essere con voi stessi. Siete meglio di ieri? Sì? Allora state facendo progressi. Bellissimo. E ora voglio fare una domanda agli ascoltatori. Avete mai perso un'opportunità di parlare italiano perché avete pensato troppo? Oh, questa è una buona domanda. Magari eravate in Italia, volevate dire qualcosa, ma poi avete pensato troppo e il momento è passato. Scriveteci la vostra storia nei commenti. Vogliamo sapere. Sì, e magari possiamo darvi dei consigli specifici per la vostra situazione. Allora, ricapitoliamo tutti i consigli di oggi. Primo, accettate che farete errori. Gli errori sono normali e utili. Secondo, cercate di pensare direttamente in italiano, non traducete dalla vostra lingua. Terzo, parlate ad alta voce, anche quando siete soli. Praticate, praticate, praticate. Quarto, ascoltate molto italiano autentico. Film, serie TV, podcast, video su YouTube. Quinto, non abbiate paura del giudizio. La maggior parte delle persone vi aiuterà, non vi giudicherà. Sesto, imparate frasi complete, non solo parole singole.
Questo vi aiuterà a parlare più velocemente. Settimo. Iniziate con frasi semplici e utili, quelle che userete spesso nella vita quotidiana. E ottavo, non confrontatevi con gli altri. Ognuno ha il proprio ritmo di apprendimento. Perfetto. Questi sono davvero ottimi consigli. Se li seguite, vedrete dei miglioramenti molto presto. Assolutamente. E ricordate, parlare una lingua straniera è come andare in bicicletta. All'inizio pensi a tutto, ai pedali, al manubrio, all'equilibrio. Ma poi, con la pratica, diventa automatico. Non ci pensi più. Vai e basta. Esatto. E lo stesso succede con l'italiano. All'inizio dovete pensare a tutto, ma poi diventa naturale. E quando arriverete a quel punto, vi sentirete così felici. Potrete finalmente parlare italiano senza stress. Sì, e potrete godervi veramente le conversazioni, senza preoccuparvi della grammatica o della pronuncia. Allora, cari ascoltatori, vi lasciamo con un ultimo pensiero. Ogni volta che parlate italiano, anche solo una frase, state facendo progressi. Non importa se la frase è perfetta o no, l'importante è che l'avete detta. Esatto! Quindi, da oggi, prometteteci una cosa. Parlerete di più e penserete di meno. Sì, promettetelo e scriveteci nei commenti. Prometto che parlerò di più. Vogliamo vedere tante promesse nei commenti. Bene, Angela, penso che per oggi sia tutto. Abbiamo dato davvero tanti consigli utili. Sì, spero che i nostri ascoltatori si sentano più motivati e più sicuri di parlare italiano. Sono sicuro di sì. E ricordate, cari ascoltatori, non siate perfezionisti, siate coraggiosi. Bellissimo! Grazie mille per averci ascoltato oggi su Bravocast Italiano. Sì, grazie a tutti. E non dimenticate di lasciare un commento con le vostre risposte e le vostre storie. E se vi è piaciuto questo episodio, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci aiuta molto. E condividete questo video con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Forse hanno lo stesso problema. Ottima idea! Allora, ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Sì, ci vediamo presto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera e continuate a praticare. Ciao!